Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter dove si inizia già a programmare anche per il futuro, tra qualcuno che sarà in uscita, uno su tutti potrebbe essere proprio Davide Frattesi, qualche nome che è stato accostato all'Inter, ci sono il nome di Giovane del Verona e di Said El Mala, calciatore in forza al Colonia, e si lavora ovviamente anche per l'immediato. Chivu sta provando Carlos Augusto in una posizione particolare, andremo anche a vedere qual è la posizione e cosa potrebbe dare all'Inter questo modo diverso di giocare di Carlos Augusto, e andremo poi a vedere anche la situazione relativa ai convocati in nazionale, visto che, come ben sappiamo, Inter-Lazio, della quale inizieremo a parlare domani, sarà l'ultima partita che poi precede la sosta. Naturalmente, prima di iniziare, come al solito, vi ricordo un bel like al video e l'iscrizione al canale. Operazioni davvero semplicissime, non costano nulla, sono 2 click che però sono anche operazioni che aiutano tantissimo il canale. Iniziamo proprio da Davide Frattesi, ecco, è un calciatore che ormai sembra sempre più lontano dal mondo Inter. Se dovesse arrivare un'offerta anche a gennaio l'Inter non si opporrà. Ecco, la sensazione che sia Frattesi che l'Inter hanno capito che la separazione può essere la strada che aiuta entrambi, perché Davide Frattesi è anche un buon calciatore quando si tratta di fare delle incursioni, quando si tratta di invadere la metà campo avversaria, però purtroppo è un calciatore che, come abbiamo detto tante volte, si addice poco al modo di giocare dell'Inter, perché Frattesi ha la tendenza ad andare in avanti, a non costruire, non fare interdizione, molto spesso svuota il centrocampo e poi ci sono state delle partite dove i centrocampisti dell'Inter, quindi gli altri 2 centrocampisti dell'Inter, si trovano anche un po' in difficoltà, in inferiorità numerica a centrocampo, perché magari Frattesi si trova al di là della metà campo. Ecco, tante volte sono movimenti anche che non si addicono, che non vengono richiesti per il modo di giocare dell'Inter. Frattesi sembrava uno di quelli che poteva essere rilanciato dal cambio in panchina, anche perché si vociferava tanto di quel 3-4-2-1 che poi non abbiamo mai visto in pratica, e Frattesi poteva giocare, ecco, proprio da, come si suol dire, da sottopunta. In realtà il cambio di sistema di gioco non c'è stato. Qualche volta Chivu l'ho anche provato sulla tre quarti, però insomma significherebbe giocare praticamente con un 3-5-1-1. Anche qui sarebbe un cambio di sistema di gioco non giustificato per ciò che sta facendo vedere l'Inter, e quindi l'Inter si trova praticamente in mano un calciatore che sì viene stabilmente convocato in nazionale, che però non riesce a dare il contributo, quindi addirittura ormai è scivolato dietro nelle gerarchie, sia dietro a Sucic sia dietro a Zielinski, minutaggio che si è ridotto vertiginosamente, e quindi potrebbe essere, ecco, l'indiziato a partire. Direi anche purtroppo, perché poi Davide Frattesi tante volte ha inciso anche, però quando ha lasciato il segno, quando è entrato a partite in corso, quindi magari partite che si dovevano sbloccare, partite come, ecco, il Verona nell'anno della seconda stella, però insomma non si può tenere un investimento in panchina soltanto per inserirlo a partita in corso. Potrebbe fare al caso di una squadra forse che gioca, ecco, con un sottopunta o che gioca più di ripartenza, ma per l'Inter che punta a dominare il gioco è quasi un pesce fuor d'acqua, ecco, passatemi il termine. L'altro calciatore che invece potrebbe essere sempre più lontano dall'Inter, però è una partenza, ecco, che potrebbe essere prevista più in estate, è Francesco Acerbi. Perché? Perché Bissek centrale sembra che sia un esperimento, ecco, una prova che sta riuscendo, pur con tutti i limiti del caso, e nelle ultime 3 partite praticamente Acerbi non è stato schierato da Chivu, quindi Bissek, De Vrij, sembra un po', ecco, che anche Acerbi stia soffrendo il sistema di gioco. La difesa alta, abbiamo visto, non si addice alle caratteristiche di Acerbi, che molto spesso o va in difficoltà se deve coprire la profondità, oppure lascia anche dei metri di campo all'attaccante avversario per prendersi un vantaggio praticamente quando poi si tratta di scappare all'indietro e di andare a coprire la profondità. E quindi la sensazione è che Acerbi sicuramente sarà ancora utilizzato, perché non sarà completamente accantonato da Chivu, però anche lui destinato in un certo senso a partire.
Chi invece è assolutamente confermato, anzi straconfermato, è Carlos Augusto. Il suo contratto scade nel 2028, ma l'Inter ha già iniziato a parlare di rinnovo, ecco, si punta a prolungare il contratto del calciatore brasiliano, e negli ultimi giorni si vocifera che Chivu stia provando Carlos Augusto in una posizione diversa, ovvero sulla destra, dove praticamente Carlos può dare la spinta ma allo stesso tempo accentrarsi e poi trovarsi, ecco, col piede preferito, il sinistro, praticamente all'interno del campo, quindi un esterno sì, che però non punterebbe ad arrivare sul fondo, non punterebbe, ecco, a cercare soltanto il cross, ma che potrebbe accentrarsi e, perché no, mettere in mostra anche il tiro, come ha fatto anche contro il Kairat quando ha deciso la partita. Questa idea di Chivu, ovviamente tutta da, tra virgolette, da sviluppare, potrebbe essere anche dovuta sia ad una modifica del sistema di gioco, ma magari per utilizzare poi Luis Enrique sulla sinistra e avere comunque le alternative, come alternative due quinti che possono accentrarsi e trovarsi all'interno del campo col piede forte. In generale però direi che comunque questa ricerca di qualcosa di diverso, di soluzioni che possono portare l'Inter a sviluppare il gioco diversamente, è un qualcosa di estremamente positivo, è un qualcosa che gioca decisamente a favore dell'allenatore. Si è poi vociferato di un Inter che sta cercando anche qualche profilo più giovane, direi di nome e di fatto addirittura uno dei due per l'attacco. Ovviamente notizie queste che vanno prese con le pinze, perché sono notizie di mercato, ma siamo a novembre. Però insomma l'Inter avrebbe messo nel mirino sia giovane del Verona, la richiesta dovrebbe essere intorno ai 10 milioni, e calciatore che si è messo in mostra contro di noi, sta facendo bene in questa Serie A, è il calciatore che tira più volte in porta in Serie A, calciatore che comunque è anche rapido, fa tanti movimenti, ha anche una buona tecnica di tiro, quindi sarebbe sicuramente un profilo interessante per la nostra Inter. Poi da capire qual è il piano, perché ad oggi ci sono 4 attaccanti che stanno dando anche delle buone conferme, delle buone risposte, quindi bisognerebbe poi capire effettivamente qual è il piano tattico. E in realtà poi c'è un Inter che sta cercando anche un altro tipo di profilo. L'altro tipo di profilo è Said El Mala, dove però ci sarebbe, ecco, concorrenza anche di squadre importanti, uno su tutto il Bayern Monaco. Il calciatore è in forza al Colonia, come vediamo appunto dalla grafica, e valutato 18 milioni, 1,87 m, andiamo anche a vedere, ecco, la posizione, ruolo naturale alla sinistra, altro ruolo trequartista alla destra, quindi anche qui saremmo comunque di fronte ad un tipo di calciatore diverso anche per posizione in campo. Calciatore che si sta mettendo in mostra quest'anno con diversi gol e assist. Ecco, se andiamo a recuperare anche il rendimento, vediamo un calciatore che in 9 partite, rendimento, ecco, che stenta a caricare da Transfermarkt, comunque in 9 partite di Bundesliga ha realizzato 4 gol e 2 assist. Ecco, l'abbiamo appena recuperato. E quindi comunque un calciatore che sta facendo bene, seppur in 9 partite ha giocato 340 minuti, quindi neanche, non sono state 9 partite da titolare, soltanto 2 le ha iniziate dal primo minuto, quindi sicuramente altro profilo interessante, 19enne, ma tutto da valutare, ecco, quando si tratta di questo tipo di investimenti. Notizie, come detto, da prendere sempre con le pinze. Arriviamo invece anche alla situazione convocati, perché ci sono qualche, diciamo, tra virgolette, buona notizia. Thuram e Bissek resteranno ad Appiano, non sono stati convocati, e quindi sicuramente un qualcosa di positivo, visto che poi dopo la sosta c'è il derby. Può dispiacere per Bissek, che sicuramente avrà come obiettivo quello di essere convocato nuovamente con la Germania, però insomma se guardiamo in casa nostra non è un qualcosa di negativo, tra l'altro con un Thuram che è recuperato e che potrebbe partire anche dall'inizio contro la Lazio. Le altre situazioni: ci sono 5 convocati con l'Italia, direi quasi i soliti ormai, Bastoni, Di Marco, Barella, Frattesi, e in più Esposito, che è stato riconfermato. E anche questa volta per Lautaro Martinez toccherà il solito viaggio intercontinentale. L'aspetto positivo è che l'Argentina giocherà una sola partita, sarà un amichevole il 14 novembre contro l'Angola, quindi diciamo da questo punto di vista quantomeno
non tornerà a ridosso del derby, ma insomma tornerà con una settimana di anticipo praticamente. Vedremo ragazzi, vedremo, fatemi sapere anche cosa ne pensate, soprattutto su Frattesi e Acerbi. Il primo in particolare, io più volte ho sottolineato che di fronte ad un'offerta, ad una buona offerta intorno ai 30 milioni o con una possibilità di scambio, purtroppo penserei ecco, alla cessione, perché è un calciatore che non riesce proprio ad inserirsi nel sistema di gioco nerazzurro per caratteristiche troppo diverse da quelle che vengono richieste. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Vi ricordo anche poi da domani iniziamo a parlare di Inter-Lazio col prepartita e come al solito con la parte tattica, la lavagna, insomma c'è tanto da parlare anche di Inter-Lazio. Nel frattempo io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.